Nessuna paura, nessuna illusione, nessuna. Un saluto sincero e bentornati o benvenuti su Canal 104 Plus. Finzione. Nessuna paura, nessuna censura, nessuna. Per chi non è al corrente, informo che navigando col PC attraverso il sito web tinelli.eu in alto a destra, o per chi ancora insiste ad usare il cellulare, strumento inadatto per fare le ricerche, aprendo il menu laterale si accede a diversi argomenti, fra cui Max Zen, dove si apre tutto il grandioso lavoro fatto prima e durante il Covid, dove oltre a tutti i video, compresi quelli vietati, si possono leggere tutti i testi. Quello che segue ha lo stesso titolo della canzone pubblicata per la prima volta il 9 ottobre 2020, composta da alcuni accordi di un pianoforte stonato e trasformata in musica in collaborazione con Max Zen, Swami Nirav e Dino Tinelli, dal titolo Nessuna paura, che trovate anche attraverso il fortissimo indice alfabetico. Ringrazio Max Zen per la sublime composizione. Ben ritrovati, cari esseri umani ancora liberi e sani. La meditazione mi ha fatto percepire un grande senso di sconforto che aleggia tutto attorno a me, e questa energia vibrante mi impone di condividere con voi il messaggio di speranza e di coraggio sul futuro che ci attende. Stiamo assistendo ad un periodo intenso. Pochi lo stanno vivendo davvero perché la maggioranza lo sta subendo. È un periodo ricco di eventi tristi e dolorosi che si susseguono senza soluzione di continuità, senza lasciare tempo per centrarvi e focalizzare davvero cosa sta accadendo dietro le quinte, perché come sempre è dietro le quinte della vostra mente che si gioca davvero la partita. È lì che 666IA costruisce il controllo ed infine la vostra placida obbedienza. Siamo di fronte alla prossima minaccia planetaria, il preludio del terzo conflitto su larga scala, la cosiddetta e famigerata Terza Guerra Mondiale. Nella piena instabilità geopolitica dettata dall'invasione in Terra Santa, e parlo anche di quella Terra Santa del petrolio, ora il mondo intero trema e si appresta ad una crisi energetica senza precedenti che sarà nulla in confronto a quella economica, pertanto, per ovvie ragioni, ad una crisi unica a livello assistenziale sotto tutti i profili nella storia moderna. Tutto funzionale al passaggio successivo e definitivo della identità digitale o marchiatura luciferina, che dir si voglia. Ma in questo scenario del tutto folle, l'uomo, ahimè non quello libero e sano, torna nello spazio. Lo fa quasi di nascosto, senza grandi proclami mediatici, ad annunciarlo come si sarebbe convenuto dopo più di mezzo secolo dalla sua assenza e dopo decenni di diatriba su chi ci ha creduto e chi ha capito, su chi difende il credo del globo e chi ha capito la verità dell'enorme menzogna, e come fosse un ladro, nuovamente quell'uomo si introduce silenzioso in casa vostra per rubare, ed in effetti è proprio quello che sta facendo e farà in futuro. Vi ruberà la verità, vi ruberà la percezione, vi ruberà l'anima. Lasciate che sorvoli sul fatto che sia partito alla volta del presunto spazio profondo il giorno del 1 aprile, che non ha solo il significato simbolico dello scherzo e scherno, ma quello più esoterico, ben più interessante. Il protagonista simbolico è Trickster, figura universale, e nel contesto del 1 aprile è l'archetipo dell'ingannatore che usa lo scherzo per rompere le certezze, creando illusione e confusione, smascherando l'ingenuità. L'ego mostra che la realtà può essere ingannevole attraverso il caos. Non è solo uno scherzo, caro essere umano ancora libero e sano, ma è un test su quanto sei davvero lucido. Colui che rompe le regole per portare trasformazione. In questa chiave il 1 aprile rompe l'ordine sociale, destabilizza le certezze, apre la porta al cambiamento. Ecco il cambiamento, ed è così, caro essere umano ancora libero e sano. Il cambiamento è alle porte, le porte delle percezioni, le porte spirituali, le porte della tua mente. La nuova finestra di Overton si sta aprendo su nuovi preoccupanti eventi.
Domandarsi perché in uno scenario instabile e paurosamente doloroso 666IA abbia deciso di giocare la carta del ritorno dell'uomo nello spazio è fondamentale. Bada bene, non ho parlato di ritorno sulla Luna, anche se viene spacciato per questo il presunto viaggio a sorpresa, ma solo il ritorno dell'uomo nello spazio profondo, ossia oltre l'orbita bassa, per essere più precisi. Non è un caso, più volte ho ripetuto che il caso non esiste, pertanto, mio caro, non è un caso il giorno della partenza, non è un caso che si indossino tute spaziali di colore arancione, osservate anche in altre celebrazioni sataniche in passato, e tatuaggi satanici in bella vista, non è un caso che il viaggio contempli il passaggio dal lato oscuro della Luna e non è un caso che quel passaggio si perdano i contatti con l'equipaggio. Ma perché ora? Perché nel bel mezzo di un caos in terra? Era proprio indispensabile spendere una follia? Si sta parlando di diverse centinaia di miliardi di dollari per portare l'uomo nello spazio e per far cosa? Delle foto, dei video con gli smartphone dell'equipaggio? Credete davvero che tutto questo abbia un senso? Sappiate, miei cari esseri umani ancora liberi e sani, che 666IA non muove senza una ragione un solo pezzo sulla scacchiera. Non si tratta di supremazia su Unione Sovietica, come per la prima corsa allo spazio e successivo primo allunaggio. Non è di nuovo questa la menzogna architettata dal padre della menzogna. No per questa nuova ed inaspettata, per molti, seconda corsa allo spazio. Mi spiace deludere i più, alla quale non succederà nessun nuovo presunto allunaggio. 666IA ha ben altro in serbo per voi. Gli eventi, come vi dissi già tempo or sono nei miei messaggi, saranno sempre più totalitari e dopo la pandemia da Covid-19 le cose saranno sempre più dure su scala mondiale. Vi lascio per il momento con alcuni interrogativi. Voglio stimolare la vostra curiosità perché ricordate, cari esseri umani ancora liberi e sani, la curiosità aiuta a ritrovare la via. Cosa avranno visto ed udito i presunti astronauti sul lato nascosto della Luna? Una presunta minaccia di un asteroide dal profondo spazio? Basi aliene ostili? Entrambe le carte evento di questo gioco sono pronte per il loro rilascio. Come sempre sta a noi indicare il momento preciso a 666IA. È scritto che 666IA non occulterà più la vera natura dei controllori in futuro. Purtroppo gli uomini lucertola sono da tempo presenti qui fra noi e fra non molto saremo obbligati a combatterli. Lo schema non cambia. Come per il Covid-19, 666IA creò magistralmente il problema virus e poi la soluzione, che di fatto è il vero problema. Oggi un asteroide, la minaccia del problema per tutti? E la soluzione sono gli omini verdi che fanno istanza sulla Luna nel lato nascosto? È un caso che a giugno esca il secondo lungometraggio di Steven Spielberg sul tema tanto caro a lui sugli ET? Disclosure Day, giornata della divulgazione, suona profetico, non credete? Ed è una coincidenza che il presunto salvatore biondo platino USA, tanto acclamato solo qualche mese fa, abbia deciso di desecretare i files sugli alieni? Credete che sia un caso che tutto questo accada poco dopo i files resi pubblici sul caso Epstein? Aprite la vostra mente, respirate consapevoli e restate centrati. Il bello sta arrivando. Nessuna paura, manifestate la vostra presenza animica e ricordate chi siete davvero. Esseri umani liberi e sani. Nessuna paura, nessuna chiusura, nessuna finzione. Nessuna paura, nessuna censura, nessuna. Prevale natura, nessuna paura, nessuna.